Ciao ragazze, allora benvenute di nuovo sul mio canale. Oggi parliamo di Pandora e parliamo della possibilità di inserire le clip all'interno dei bracciali in maniere differenti o come non utilizzarle, dipende, no? Mi è stato chiesto più di una volta il discorso dei moment, delle filettature e quindi dell'esigenza delle clip, oppure del fatto che magari mettendo troppi charm si potessero allentare o cose del genere. Oggi spieghiamo un po' tutto quanto in pochissimi minuti, però cerco di fare un video breve oggi, vediamo se ci riesco. C'è qui con me segretaria e quindi andiamo avanti con le spiegazioni. Allora, sappiamo che alcuni moment, e non tutti, presentano appunto le filettature. Le filettature sono queste, adesso balliamo, ok. Le filettature sono questi qui, sono queste, ehm, diciamo queste rondelle, chiamiamole così, lo vedete come sono dei barilotti inseriti all'interno appunto di questa maglia a coda di volpe, che è la maglia snake, e per ogni bracciale ne presenta due più o meno alla stessa distanza, dividendo il bracciale in tre parti. Questo perché all'inizio il signor Pandora, come vi dissi già in altri video, e riaccorciamo, quindi balliamo ancora, come vi dissi già in altri video, Pandora fece questo tipo di suddivisione per appunto suddividere il bracciale che indossavamo in tre momenti della nostra vita o in tre caratteristiche principali. Infatti il bracciale si chiama moment, questo tipo di bracciale si chiama moment, perché appunto viene suddiviso in momenti. Non so che potrebbe essere, qui ci poteva essere il tema viaggi e quindi con tutti i charmi, i pendenti, eccetera, eccetera, in tema viaggi, quindi il momento dei viaggi. Solitamente nella parte centrale veniva dedicato alla famiglia o ai nostri animaletti e così via. Idem nella parte restante. Il bracciale così suddiviso veniva appunto diviso da delle clip. Le clip non erano nient'altro che dei charm fatti come appunto la parte qui della chiusura, quindi apribili e che si potevano, ecco, chiudere come si chiude appunto la chiusura del bracciale con un'anima in acciaio. E adesso proviamo a riaprirla. Vedete, questa linguetta qui è in acciaio e ve la faccio vedere ancora meglio qui all'interno, visto che il bracciale si presta molto perché è abbastanza largo, anzi forse questo è anche più largo. Ve la faccio vedere su quest'altro. Allargo un pochino anche l'immagine. Ecco qui. Vediamo, ecco. Questa è una linguetta in acciaio, vedete com'è fissata sull'anima proprio della chiusura. Ecco, questa è una chiusura molto 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 carina della Disney. Eccola qui, come potete vedere. Anch'essa viene ancorata alla parte del bracciale e legata, quindi rafforzata da questo barilotto, da questo cilindro, con il chiodino direttamente inserito all'interno appunto della chiusura se stessa. Eccolo qui. E l'anima in acciaio viene a inserirsi in questo modo attraverso appunto quest'altra scanalatura e premendo con una lieve pressione, eccolo qui che il bracciale si chiude. Ecco qui il foro che rimane giusto proprio della stessa dimensione appunto del chiodino finale del bracciale, che è questo, che praticamente diventa speculare all'altro una volta inserito. E così il bracciale si chiude e rimane abbastanza chiuso. Perdonate, qui niente l'inchiostro della penna che non va via. Vabbè.
Le penne in gel a volte fanno queste cose, mamma mia. Comunque, che vi volevo dire? Per quanto riguarda appunto questi distanziatori, adesso riaccorciamo l'immagine, mamma mia, ogni volta questa immagine segretaria. Per quanto riguarda i distanziatori, venivano utilizzate delle clip per appunto distanziarli e quindi determinare un limite spazio-temporale, chiamiamolo in questo modo, nella nostra mente, comunque un limite fisico al momento che avevamo inserito. Se era il momento famiglia, non potevamo mettere una clip qui perché altrimenti magari un charm o un pendente della famiglia andava a finire nell'altro momento dedicato magari, non so, ai viaggi o le amicizie, eccetera, eccetera. E funzionava così, insomma. Questo è stato sempre il motivo, da sempre, per il quale Pandora ha fatto queste due filettature. Non ce ne sono altri di motivi. Non è che mettendo le clip qui si salvaguarda, la I non c'entrava, si salvaguarda la tenuta del bracciale. No, il bracciale si tiene da sé, tant'è a suffragio questa cosa, che Pandora ha fatto anche più di uno snake, quindi di un bracciale così, sempre a codina di volpe, senza questi distanziatori, proprio perché il bracciale in sé per sé tiene a prescindere, ok? Anche pieno. E lo testimonia un sacco di bracciali che ho, che poi avete visto anche negli altri video, quindi non mi soffermo più di tanto. Allora, questa è stata la prima cosa per quanto riguarda appunto il discorso delle clip, ma le clip poi hanno altre funzioni. La clip è una funzione decorativa, come potrebbe essere questa, per esempio. Io ne ho portati alcuni per farveli vedere. Questo è un bracciale bicolore, un bracciale in argento e in oro 14 carati con zirconia cubica nelle parti centrali, e come potete vedere nella parte del distanziatore ho inserito queste altre due clip, come potete vedere, queste altre due clip che separano la parte centrale dalle parti laterali. Io ho voluto fare questo tipo di separazione. Potevo inserire in un altro modo queste clip? Sicuramente. Mettiamo che di queste clip così uguali al bracciale ne trovavo una sola. Mettiamo, no? Allora, come funzionava se ne trovavo una sola? Vedevo la parte del chiodino e ci lasciavo la clip. E che sta facendo? Dove vuole andare quest'altro? C'è il gatto di nuovo. No. Che cosa vuoi fare? A caldo, amore. Allora, e quindi vi stavo dicendo, scusate la piccola parentesi, quindi questa clip la lascio perché questo, per esempio, può, nell'eventualità che si apre e che io non presenti una catenina di sicurezza appunto a legare il tutto, questo può aprirsi e questo scappa via e mi perdo il charm. Quindi questa clip la tengo anche perché sta in pandan, però la sposto e vi faccio vedere come. Mettiamo che mi è rimasto solo lei, quindi questa qui io non ce l'ho, la tolgo, ok, me la tolgo. Vedete come sono all'interno le clip? Sì, ve l'ho fatte vedere anche prima attraverso, vedete che sono come le chiusure. La tolgo, faccio scorrere tutti i pendenti, charm e via. Aspetta, che qui, perché no? Ecco. Ovviamente sulle filettature vanno fatti ruotare quando non è aperto come questo, perché questo è uno open, chiamiamolo open, comunque è molto aperto, non presenta filettature interne, quindi si può far scorrere molto più velocemente. Quindi ecco qua. Non vi sembra che l'immagine è simile a quella di prima? Adesso questo qua io lo apro, che era nella seconda filettatura, e lo sposto nella prima filettatura. Ecco qui. Questo sempre che non si abbia ovviamente la catenina di sicurezza, perché sennò esteticamente non è il massimo. Eccolo qui, lo chiudiamo e possiamo far sì, se abbiamo soltanto una delle clip, possiamo far sì che l'immagine speculare rimanga intatta.
Quindi mettere questa parte in evidenza con i 3 singoli elementi interni, io ne ho messi 3 ma ne potevo mettere tranquillamente altri 2 o pendenti o comunque di questa tipologia qui, il cuore giriamolo ecco, e rimanere speculari gli ambidue un distanziatore è questo che funge esteticamente da distanziatore da clip scusate, ma che è la chiusura, quindi nell'immagine totale il bracciale rimane uguale, vedete? Ovviamente qualora si dovesse aprire ecco il bracciale, ecco qualora si dovesse aprire, essendo questo sistema fatto nella parte nella parte finale del bracciale, quella dove non può uscire, non si stacca perché c'è appunto la chiusura e di qua c'è la clip, non si perde assolutamente nulla. Detto ciò, passiamo a un secondo. Questo me lo rimonti, segretaria, come stava prima, grazie. Merci. Passiamo ora a un altro esempio. Un altro esempio è quello di non mettere le clip. Ho di nuovo un bracciale, eccolo qui, ho di nuovo un bracciale con i distanziatori, come potete vedere. Questo è quello lì carino con le margherite, ve lo voglio far vedere anche un pochino da vicino perché è molto 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 carino. Aspettate che riballiamo, bene. È stato, diciamo, un bracciale molto desiderato all'inizio, ma poi veramente trascuratissimo. E non capisco perché è fine come bracciale. Vedete, anch'esso ha la linguetta in acciaio come tutti quanti e non in argento, attenzione, perché l'argento, essendo un materiale morbido, si sarebbe piegata da Natale a Santo Stefano? Sì, più o meno. Invece in questo modo rimane saldato, vedete? All'interno e fisso e non si rovina, quindi lo potete aprire e chiudere quante volte lo volete, ma rimane sempre lui. Eccolo qui con il suo pendente fiorellino, è molto carino questa chiusura, veramente deliziosa, con le sue ballerina, segretaria ha intruppato. Con le sue zirconie cubiche gialle, i suoi smalti bianchi, molto molto raffinato. Questo veramente è un bellissimo pensiero da regalare magari anche a una ragazza giovane perché è fresco, primaverile e a me piace tantissimo. Di questo anche la catenina di sicurezza, acquistai anche la catenina di sicurezza, come potete vedere è la stessa del ciondolino, aspettate, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, eccola qui. Vedete ha sempre la stessa margheritina come la catenina e questa non viene fissata, vedete è mobile, però avendo la filettatura nella parte interna per farla uscire dovrei girarla così, ecco lo vedete sta uscendo. Che succede? Che questa manovra a volte accade, quindi si perdono le cose, però quando non lo si mette tutti i giorni, lo si può anche lasciare così perché tutto al più ci si rende conto di quando sta sbattendo, diciamo, sulla seconda filettatura, perché rispetto alla clip comunque gira, quindi bisogna sempre dare un occhio di attenzione, ma può fungere anche in questo caso da limitatore per i charmi pendenti che stanno scappando via. Per esempio, vedete che qui ho le filettature ma non ho le clip, la riaccorciamo, ecco qua, non ho le clip, ho soltanto 3, sta pure al contrario, vabbè, ho soltanto 3 pendenti con le perle in questo caso molto molto carine, oltretutto mi piace tanto questo bracciale, con questi charm particolarissimi, un po' old, abbastanza old, che però mi piacevano molto. Allora che succede? Che nel momento che per qualsiasi motivo questo si giri così e voglia uscire, trova comunque la catenina, se non è a fine corsa, trova la catenina ad impedirglielo. E questo mi permette di avere un bracciale più snello, un bracciale meno arricchito di clip in questo caso, meno arricchito, più semplice, più facile anche secondo me da portare perché è più leggero, non ha le clip qua che comunque sembra sempre che gli manca qualcosa in mezzo e ha la sicurezza
molto più limitata rispetto alle clip, tendo sempre a specificarlo, però ha la sicurezza di non far uscire nessun charm e nessun pendente. Questa è un'altra caratteristica della possibilità di inserire o meno le clip. Poi un altro inserimento di clip, eccolo qui, è questo bracciale, l'abbiamo visto già nell'altro video, vi ricordate? Questo è un bracciale molto carino, un bracciale quello lì della famiglia che non ricordavo più di avere, ma eccolo qua. Scusate un po' di raucedine oggi. E vedete che ha il fiorellino come il bracciale, quello che abbiamo visto prima, infatti era della stessa linea, però io l'ho messo qui perché ci stava bene con il tulipano preso da Silvia, ciao Silvia, la pette, l'altra petta quella lì luminosa e via dicendo. Questo l'avevamo composto insieme, molto molto carino. Come vedete qui io ho messo le clip, ma non le ho messe sulle filettature che stanno, aspetta adesso le trovo, eccole qua, che stanno qua. No, perché a me non serviva dividere in momenti, vedete? Io solitamente non vado componendo i bracciali in questo modo, però utilizzo le clip, soprattutto con questo sistema, come stop finale. Mi spiego meglio. Qui ne ho messe due, ma ne potevo tranquillamente mettere una, che è quella qui nella parte finale. Che succede? Che la clip, proprio per come è concepita, non passa, vedete, non passa, allargo un attimo così si vede meglio. Fortuna che doveva essere piccolo questo video. Vabbè, non passa, anzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, che siano Pandora, Trollbits o Raspini o via dicendo. Torniamo a noi. Il foro delle clip è fatto apposta per non passare neanche ruotando attraverso la filettatura, vedete questa qui. Quindi che succede? Che funziona da stop. Quindi se anche io dovessi aprire il bracciale e mi cade perché non ha la catenina di sicurezza, anzi mettetela sempre, io non la metto perché vabbè, la metto ogni tanto poi prendo quelle con la clip e le sposto, vabbè lasciamo stare, sono un po' birichina, birichina. Comunque mettendola qui, il bracciale, se io lo faccio scendere, vedete? Se io lo faccio scendere anche ruotando, non scende, non se ne vanno in giro tutti i charm. Quindi questa è un'altra soluzione ornamentale in questo senso e con la funzione di stop che io utilizzo per appunto le clip. Si può fare la stessa cosa qui, cioè se voi volete un solo pendente e due clip ma non le volete mettere distanziate quanto lo sono state, aspetta dov'era l'altro, mamma che me lo sono perso. Vabbè, vi faccio vedere su questo. Vedete questo bracciale qui? Vedete che la clip, qui ci manca un pezzo, no? Io, siccome faccio spesso speculari, non avendoci nulla, li lascio così. Però si vede che si nota il bracciale sotto, no? Che manca un pezzettino qui, manca un charm, qualsiasi cosa, insomma, che può riempire questo spazio. Se non volete questo effetto, potete tranquillamente prendere per esempio questa, spostarla qui, eccolo lì, e di qua non passa, lo vedete, di questa parte qui non passa, perché le clip sono state fatte in modo che possano scorrere in maniera quasi come un guanto, diciamo, attraverso appunto il bracciale, ma non attraverso la filettatura, e quindi il bracciale mi potrebbe rimanere tranquillamente così. Carino, no? Certo si vede la filettatura, ma se noi vogliamo continuare con altri charm, poi la filettatura viene coperta da altri charm, non da clip, le clip sono più strette qui con il foro. Detto ciò, cosa mi rimane da dire sulle clip? Vabbè, questo qui ancora da terminare, questo bisognerebbe veramente ancora smontarlo e rifarlo. Vediamo se riusciamo dopo. Vi ricordate che sono 3 video che vi faccio vedere lo stesso bracciale che devo ancora completare, sta sempre qua.
E vabbè, però per esempio questo bracciale qui, appunto per tornare al discorso, questo ha la catenina di sicurezza perché comunque è abbastanza pieno, mi sentivo più protetta, più tranquilla, ma non ha clip, vedete? Vedete? E non ha distanziatori, vedete? Non li ha, non ce li ha, non ce li ha, eccolo qua. E questo è il discorso che facevamo prima riguardo appunto alla motivazione del perché esistono i distanziatori, la vera motivazione. Detto ciò, io penso di aver detto tutto per quanto riguarda le clip. Sì, no, c'è un'altra cosa che vi volevo dire, ma l'ho accennata anche nell'altro video. Per quanto riguarda le clip, quelle sui bracciali rigidi, si possono usare tranquillamente, questo è un piccolo rimando, si possono usare tranquillamente, ma per non farle scorrere bisogna utilizzare questi gommini neri che sono in silicone, sono a forma di C, perché altrimenti se li mettiamo senza, aspetta, io me l'ho tolto, no? Ecco, se ne vanno dove vogliono. Però non escono perché con lo stesso discorso di prima, comunque attraverso le filettature non passano. Se vogliamo renderli più stabili, fermi, diciamo in alcune posizioni perché ci piace così, ecco qui, ci mettiamo il gommino e non scende più, non scende più. Detto ciò, penso a questo punto veramente per quanto riguarda i bracciali, le clip, scusate, abbiamo detto tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!